Siamo con il webinar. Ok, va bene. Allora, buon pomeriggio a tutti. Sono le 15 del 28 marzo. Io sono Matteo Boldrin, Sales Engineer per il mercato retail Italia, food e non food. E l'argomento di oggi è, come aveva pronunciato Andrea, davvero molto interessante perché parliamo di qualcosa di nuovo, parliamo di una soluzione che abbiamo oggi, che si chiama Workstation Connect, e l'abbiamo soprannominata Do More With Less, perché si tratta di riuscire con i device che avete già nel vostro magazzino, punto vendita, polo produttivo, si tratta di sbloccare delle funzionalità aggiuntive. Workstation Connect, prima di iniziare, presento l'agenda. L'agenda è appunto le solite challenge and solution, cioè il motivo per il quale abbiamo lanciato questa soluzione. Cosa vuol dire poi creare una workstation, quindi una postazione di lavoro, piuttosto che un POS, quindi una cassa ibrida? Quali sono i benefici dei casi d'uso nei vari mercati verticali? E poi andremo a fare una demo. Qui vedete alle mie spalle, non so se si intravede, ho allestito una workstation, quindi una postazione di lavoro. Qui ho, vediamo se riesco a mostrarlo. Sì, qui ho il mio PC, ho un laptop, e mentre qui, collegato al monitor, allo schermo, un 23 pollici, ho il TC21 con la sua workstation Cradle, al quale sono collegate un certo numero di periferiche. Dopo le andiamo a vedere, le andiamo anche a utilizzare in questa demo. Bene, allora andrei avanti con la presentazione. Chiaramente questa soluzione nasce per ridurre i costi, gli investimenti. Sappiamo bene oggi che pressoché in tutti i punti vendita, piuttosto che magazzini o altro, si trovano delle postazioni dotate di schermo, computer, tastiera, mouse, eccetera, eccetera. Io vengo dal retail, quindi faccio sempre l'esempio dei punti vendita, dei classici negozi, dove c'è la reception, dove arriva l'accoglienza, insomma, dove arriva il cliente, e lì ci sono generalmente, a seconda delle dimensioni del negozio, 2, 3, 4 PC con dei monitor, eccetera, più magari ci sono delle postazioni all'interno del punto vendita con questi PC. Chiaramente gestire queste varie location con i vari PC ha un costo, e ha un costo sia per l'acquisto di queste stazioni, sia per doverle poi gestire attraverso l'IT. La stessa cosa, se vogliamo, avviene nell'ambito del POS, delle stazioni di pagamento, dove oggi, mai come oggi, appunto, il cliente si aspetta un'esperienza frictionless, no? Quindi di non dover attendere troppo tempo in cassa, che sappiamo essere uno dei motivi principali per il quale il cliente poi abbandona il carrello e lascia la spesa. Si aspetta quindi di avere una certa fluidità, una certa flessibilità da parte del punto vendita, che sia poi in grado di poter aggiungere all'occorrenza delle casse. Ecco, queste due cose oggi si possono fare, quindi si può eliminare quello che è la classica postazione desktop, e si può anche eliminare, laddove è possibile, oppure aggiungere delle casse ibride con l'utilizzo della Workstation Connect. Quello che vedete qui a schermo sullo sfondo sono alcuni sono dispositivi che supportano questa soluzione. Adesso la andiamo a vedere un pochino più da vicino. Una soluzione che si compone fondamentalmente di 4 pillars, di 4 elementi, che sono innanzitutto il dispositivo Zebra. Tutti o quasi tutti i dispositivi di ultima generazione Zebra full touch supportano questa soluzione. Io oggi farò una demo con il TC21, quindi ovviamente TC21, TC26, TC52X, TC57X, i 53 e la versione con SIM 58, 73 e 78 permettono e supportano questa soluzione. Il secondo pezzo della soluzione, appunto, è la workstation, quindi il Connect Cradle o il Connect Hub, a seconda che sia
un Cradle utilizzato per la workstation, la postazione di lavoro come quella che abbiamo qui oggi, o che venga utilizzata come POS. In questo caso c'è un altro Cradle che ha alcune porte USB alimentate, dopo lo andiamo a vedere nel dettaglio. Poi c'è la Workstation Connect Software, che è un'applicazione che è gratuita, la si può scaricare dal Play Store o dal nostro sito, ed è gratuita per tutti i dispositivi di tipo Enterprise, mentre per i dispositivi di tipo Professional, che sono nel caso full touch il TC2126 e il tablet ET40 o quello con SIM ET45, è necessario fare l'upgrade alla Mobility DNA Enterprise License, ok? Quindi ricordatevi che se avete un TC21 che non è già stato licenziato con licenza Enterprise, sarà necessario fare appunto l'upgrade, che poi vi darà diritto anche a utilizzare altre app, la Enterprise Keyboard, eccetera, eccetera. Lo potete vedere sul nostro sito, sul TechDocs, la matrice specifica. E infine lo USB Host Manager Software, che è un'applicazione che permette, che dopo lo andremo a vedere molto velocemente, che comunque permette a un amministratore di andare a gestire e di decidere quali sono le periferiche che sono consentite, che si possono utilizzare. Io faccio sempre l'esempio, quello della pen stick, quindi volendo si può dire che filtrando sia per vendor, sia per modello, sia per serial number, si può andare a dire quali periferiche non sono consentite. Ad esempio la pen stick magari potremmo decidere di non farla vedere dal Cradle, e quindi qualora qualcuno provasse ad inserire su una delle quattro porte USB una pennetta USB, non verrà vista dal sistema, quindi non sarà possibile eventualmente prendere o prendere file o inviare file che non sono consentiti, così come magari potrebbe essere possibile disabilitare periferiche che non sono di uso business. Bene, i benefici della workstation fondamentalmente sono quelli che vedete qui, quindi la semplificazione e l'ottimizzazione dei processi, perché l'operatore non dovrà più switchare costantemente tra il dispositivo mobile e un PC, ma potrà utilizzare il dispositivo mobile per tutte quelle attività appunto in mobilità, e poi sedersi sulla postazione, inserire il device sul Cradle, sulla Workstation Cradle, e a quel punto utilizzare delle applicazioni in formato DeX, quindi in formato Desktop Experience. Ovviamente un TC21 piuttosto che un TC53 o altro inserito su un Cradle consuma meno, indicativamente da test interni fatti circa il 50% in meno di consumo energetico, che è un tema della sostenibilità, insomma, è importante. Oltre all'impatto economico c'è anche un impatto ambientale, e quindi un risparmio di circa il 50%. Ovviamente ridurre ed eliminare tutta la parte di PC aiuta a alleggerire a quella che è l'infrastruttura e la gestione della stessa, e ovviamente l'ROI, il ritorno dell'investimento, migliora grazie appunto a utilizzando dei dispositivi che comunque molto spesso sono già in casa e il cliente ha già in casa. In questo esempio vediamo se riesco ad attivare il puntatore. Eccoci qua, sì. In questo esempio, molto simile a quello che ho io qui a casa, c'è un dispositivo che è un TC53 collegato alla docking station, alla Workstation Connect, uno schermo, una tastiera, delle cuffiette audio con jack 3.5 e un mouse. Ecco, qui si vede più sul dettaglio quelli che sono le porte. Ve la farei vedere direttamente da qui, ma ho paura di staccare dei cavi e perderemo tempo. Comunque la Workstation Connect Cradle, qualunque sia per TC21 che per la serie 50, per l'ET40 e per la linea 70, ha 4 porte USB, la porta HDMI, l'Ethernet per la connettività di rete, e un jack da 3.5 per la connettività audio. Poi ha tutta la parte relativa alla protezione dei cavi, che può essere utile per evitare che qualcuno accidentalmente o meno possa staccare dei cavi.
Abbiamo visto la Workstation Connect, quindi per la gestione di una desktop experience, e quindi per eliminare quelli che sono i PC desktop. Adesso vediamo la Workstation Connect per POS. Qui ovviamente i benefici sono più lato end user, lato cliente, perché mi permette di avere maggiore flessibilità, mi permette di avere più alternative di checkout, quindi andare sempre verso quello che è la customer experience, no? L'innalzamento della customer experience, che è uno dei 3 pillars del Modern Store. Adesso non entro nel merito, ma insomma è un tema molto caro a Zebra nell'ambito retail, e quindi si parla di Workstation Connect for POS. In questo caso, differentemente dalla Workstation Cradle Connect che abbiamo visto prima, il Cradle ha di diverso che invece di avere 4 porte USB, ha 3 porte USB-A, di tipo A, più 2 porte alimentate 12 volt e una porta sempre USB alimentata da 24 volt. Questo chiaramente per poterci collegare delle periferiche che sono tipicamente diverse da quelle che abbiamo visto nell'ambito precedente, che sono una stampante per la stampa di ricevute, uno scanner magari come un biottico come l'MP7000, piuttosto che sistemi di pagamento, PINpad, eccetera, eccetera. Anche qui appunto i benefici sono quelli che ho detto prima iniziando, no? Quindi la customer experience, la possibilità di avere maggiore flessibilità nell'aggiungere on spot delle casse, perché di fatto anche qui con un terminale piuttosto che con un tablet posso avere una cassa istantanea, in maniera istantanea, e quindi poter velocizzare quello che è il traffico al checkout. Qui, vabbè, su questa slide di fatto ripetiamo quelle che sono le opzioni del Cradle. Dietro, sulla parte dietro, appunto, non più 4 porte USB, ma 3 porte USB, HDMI, Ethernet, il jack audio e 2 porte da 12 volt alimentate e una porta da 24 volt. Sempre nell'ambito della Workstation POS, quindi il Connect Hub, abbiamo la possibilità di utilizzare questo stand che vedete, che fondamentalmente mi permette, è uno stand regolabile sia in altezza che in rotazione su entrambi gli assi, ha anche un sensore che permette di far capire al dispositivo se è girato, diciamo, dalla parte dell'operatore, e quindi magari mostrare la parte, il software lato operatore, piuttosto che se è girato dalla parte del cliente, del consumatore, quindi far switchare l'applicazione e il display quindi in modalità customer. E in più la possibilità di essere bloccato il tablet, in questo caso parliamo delle T40-45, quindi il nostro tablet value tier da 10 pollici, che può essere bloccato e quindi poi sbloccato o con una chiavetta fisica piuttosto che con uno sblocco digitale, quindi attraverso PIN. Ok, io adesso non entrerei troppo nel dettaglio di quelle che sono le features, perché le andiamo a vedere adesso nella demo, quindi non voglio ripetermi e annoiarvi. Diciamo solo che copriremo tutti questi temi nella demo che adesso andiamo a fare. Così come lo USB Host Manager è un applicativo che vi dicevo prima, va a completare quella che è la soluzione Workstation Connect, che mi permette di poter scegliere quali periferiche sono abilitate, che possono essere quindi collegate, viste dal sistema, piuttosto che quelle periferiche che non possono essere collegate, o comunque anche se collegate non vengono sostanzialmente viste dal sistema. Casi d'uso sono molteplici, sia da un punto di vista di Workstation Connect Cradle, sia da un punto di vista di POS. Ovviamente nel retail abbiamo diversi casi d'uso, sia per magari il caponegozio, no, che ha un dispositivo che fa alcune attività, poi magari ha bisogno di accedere su un monitor più grande ad altre informazioni,
presentazioni, pensiamo a fogli Excel, Power BI, PDF, eccetera, eccetera, allora questo è sicuramente un caso, ma ce ne sono molti altri. Poi ovviamente al termine della presentazione Andrea vi condividerà questa presentazione, potete andarvi a leggere ogni singolo caso d'uso. Bene, adesso farei una demo, quindi mi sgancio dalla presentazione, dal PowerPoint, che Andrea dovrebbe avermi già sganciato, mi pare, e condivido invece lo schermo. Mi confermi, Andrea, che sono sganciato? Confermo. Ottimo, ottimo. Allora adesso dammi anche conferma che mi sono agganciato alla presentazione. Eccoci qua, share. Bene, allora io adesso, giusto per spiegarvi un attimino come funziona, io mi sono collegato, adesso ci collegheremo in controllo remoto, ok, al desktop del mio TC21, ok? Quindi adesso utilizzo, vabbè, il nostro MDM, lo Zebra DNA Cloud, così, eccoci qua, seleziono il dispositivo, dovrebbe essere il TC21 webinar, eccolo qua, invio richiesta di controllo remoto. Come potete vedere qui ho sia la vista device sia la vista desktop, quindi con la vista desktop io posso vedere quello che magari già intravedete sullo schermo qui, sul mio schermo desktop. Adesso dovrebbe partire. Bene, sta caricando. Nel frattempo vi mostro quelle che sono, eccole qua, lo vedrete un po' sgranato, lo anticipo, questo appunto è per i diversi passaggi che vengono fatti. Vi assicuro che sul mio schermo lo si vede molto bene, invece qui passando attraverso lo zoom, che poi passa attraverso l'MDM, che passa attraverso il controllo remoto sullo schermo, ci sono una serie di passaggi che limitano la qualità, ma credo che sia comunque sufficiente per spiegare appunto la soluzione. Bene, allora quello che state vedendo adesso a full screen è quello che vedo io qui sul mio monitor. Di fatto adesso mostrerò, mi sono segnato un po' di cose da mostrarvi, mi apro qui il task, eccole qua, qui mi sono segnato un po' di cose da mostrare. Vediamo se si vede. Ok, benissimo. C'è un po' di delay dovuto alla banda. Va bene, allora, sicuramente l'interfaccia, come potete vedere l'interfaccia non è un mirroring, diciamo, partiamo a dire questo, no? Perché molto spesso si pensa, chi non ha esperienza di desktop experience, pensa al mirroring, no? Quindi metto dentro il terminale e vedo quello che vedo sul terminale un po' più in grande. No, non è così. Qui adesso non si vede, ma io sul terminale posso comunque scrollare, lanciare delle app in maniera indipendente da quello che succede sullo schermo, ok? Quindi sono due mondi, tra virgolette, separati, ok? Bene, quindi guardiamo come si presenta l'interfaccia. È un'interfaccia che appunto assomiglia a quello che vediamo noi sui nostri laptop, sui nostri PC. Quindi qui in basso c'è la barra delle applicazioni. Se io apro un'applicazione, ad esempio sul terminale, sul TC21, adesso aprissi un'applicazione, per esempio apro, che ne so, lo Stage Now, ok? Se apro lo Stage Now, vedete che qui sotto si apre un'applicazione con il simbolino del telefono, del dispositivo mobile. Qui in mezzo c'è una barra, quindi qui a sinistra vedete tutte le applicazioni che sono aperte a livello desktop, e qui, che adesso ho già minimizzato, e qui a destra invece vedete tutte le applicazioni che sono aperte sul lato dispositivo TC21. In questo caso, ad esempio, se aprissi, che ne so, il YouTube sul dispositivo su TC21, vedete che qui mi è partito, mi mostra che l'applicativo YouTube è partito sul dispositivo. Ovviamente ognuna di queste applicazioni posso mostrarle, posso metterle, posso inviarle sul desktop. Quindi faccio tasto destro, Move Desktop, lo Stage Now, e a questo punto
ho il desktop, ho il dispositivo, diciamo, lo Stage Now, l'applicativo Stage Now che viene lanciato in versione desktop. Ovviamente posso chiudere, eccetera, eccetera. Io qui mi sono aperto un po' di applicazioni giusto per farvi vedere quello che si può fare, quello che poi è tutto. Io lo dico sempre quando presento questa soluzione. Sono stato tra i fortunati insieme ad Andrea ad avere la possibilità di fare un test, un beta ancora l'anno scorso, e per 3 mesi ho rinunciato al mio laptop per utilizzare proprio un TC21 collegato con la workstation, eccetera, eccetera. E devo dire che non ho avuto difficoltà, ecco, è perfettamente integrato, quindi sono riuscito a fare quello che faccio di solito nel mio lavoro, quindi leggere mail, fare comunicazione attraverso Teams, Zoom, condivisione schermi, condivisione allegati, accesso ai gestionali aziendali, Salesforce, eccetera, eccetera. Quindi utilizzare stampanti, non ho avuto nessun tipo di problema. E quindi oggi cerco in questi pochi minuti che abbiamo a disposizione, di mostrare un po' il meglio di quello che si può fare con questa soluzione. Bene, quindi mostra interfaccia, la barra delle applicazioni l'abbiamo detto. Ecco, poi qui a destra abbiamo le notifiche, quindi è possibile andare a leggersi tutte le notifiche piuttosto che fare la cancellazione della singola notifica. Qui poi abbiamo, ovviamente, un po' come sui nostri PC, il livello in questo caso il mio TC21 è collegato con il cavo Ethernet, altrimenti ci sarebbe il simbolo Wi-Fi, la batteria, orario. Tanto non ci serve più. Stop video. Bene, ok, dicevamo schermata, mi sono segnato qui sulla destra che cosa mostrare, e quindi in basso, adesso non mi ricordo, non so bene dove eravate rimasti, Andrea, se magari mi dai un feedback. Sì, avevi fatto vedere le presentazioni e sì, le applicazioni che erano aperte, e poi stavi mostrando la barra, quella sotto in basso a destra, con le varie icone, la batteria e quant'altro. Perfetto, ok. Va bene, allora, in basso a destra, appunto, dicevamo, qui in mezzo c'è una linea che dimostra quelle che sono le applicazioni, a destra le applicazioni lanciate sul dispositivo mobile, a sinistra lanciate sulla versione desktop. E mi sono aperto un po' di applicazioni giusto per mostrare quello che si può fare. Come dicevo prima che si interrompesse, dopo che si è interrotta la comunicazione, ho usato questa soluzione in beta, quindi l'anno scorso abbiamo fatto dei test, e per 3 mesi circa ho sostituito il mio laptop con questa soluzione, e devo dire che non ho riscontrato difficoltà, nel senso che sono riuscito egregiamente a fare il mio lavoro con quelle che sono le attività quotidiane, quindi la lettura di mail, allegati, presentazioni in PowerPoint, comunicazioni via Teams, via Zoom. Quindi sono riuscito a fare quello che, insomma, faccio normalmente con il PC, e l'ho fatto con un TC21 con la workstation. Bene, da un punto di vista di come si presenta, allora, qui a sinistra vedete un po' tutte le applicazioni che io ho scelto di vedere, no? Quindi in questo caso mi sono aggiunto alcune applicazioni, alcune le ho scaricato dal Play Store. Qui in basso a sinistra c'è il tasto All Apps, quindi tutte le applicazioni. Se ci clicco sopra, vedete, queste sono tutte le applicazioni che sono presenti. Io posso andarmi a scegliere una o più applicazioni e poterle vedere poi qui nel mio desktop. Viene chiamato shortcut, quindi può essere aggiunta una o più applicazioni piuttosto che lo shortcut a un file. Adesso facciamo un esempio. Add shortcut, giusto per usare un po' di fantasia, mettiamo che ne so, che non l'ho già aggiunto, lo Stage Now, ecco, visto che è un'applicazione Zebra, facciamo lo Stage Now, faccio Add Shortcut, e a questo punto vedete che qui compare l'applicazione Stage Now, che posso eventualmente andare a lanciare.
Bene, è possibile poi fare degli shortcut su file eventualmente o degli shortcut da un punto di vista di website. Io per esempio mi sono creato uno shortcut website sull'MDM sulla quale gestisco i terminali Zebra, quindi in questo caso DNA Cloud MDM, a questo punto mi lancia l'applicativo e qui di fatto ho l'accesso all'MDM. Ma ovviamente posso mettere tutti i link che voglio, come fosse appunto il vostro PC con Chrome, quindi aggiungere tutti i vari preferiti o segnalibri che insomma avete già nel vostro PC. Bene, altre cose che possono essere fatte, vediamo, mi richiamo qui perché mi ero fatto una lista attività. Ah sì, wallpaper change, in questo caso vedete The Modern Store by Zebra, in realtà il default è questo qua, che è quello, diciamo, il classico sfondo Android 11 dei nostri dispositivi. Io mi sono messo uno sfondo personalizzato, in questo caso set wallpaper, ti chiede di inserire l'immagine che si vuole. Mi ero preparato l'immagine del Modern Store e quindi insomma è possibile andarsi a personalizzare di volta in volta il proprio schermo. Bene, altre funzionalità, riapriamo sempre il task, chiudiamo questa. Ecco, l'utilizzo delle periferiche, questa è una cosa interessante, no? Perché poi ognuno in tutti i vari punti vendita, magazzini eccetera, abbiamo un PC che è collegato magari a una stampante piuttosto che a delle cuffie, sicuramente una tastiera, un mouse eccetera eccetera. Ecco, io in questo setup ho configurato il TC21 collegato con un dongle USB dove ho collegata il mouse wireless e keyboard wireless. Ovviamente sfrutto la porta HDMI per collegarci il monitor, porta Ethernet per diciamo collegarci il cavo di rete e poi ho collegato in USB uno scanner, il DS2278, per simulare insomma quello che potrebbe fare insomma in un negozio un operatore. A questo punto ecco, potremmo aprire un foglio Excel, giusto che abbiamo la possibilità, lo apriamo qua, come sempre mi permette di scegliere il programma con cui aprirlo. Noi utilizziamo Office 365, in questo caso è un foglio Excel. A questo punto potrei prendere la mia DS2278, prendo qui una scatola, inserisco il seriale del dispositivo ed ecco che sto utilizzando lo scanner, la DS2278 in Bluetooth, ovviamente con la base collegata in USB. Altre cose che possiamo fare, che mi ero segnato, la stampante, che una cosa molto spesso viene utilizzata questa postazione per poter anche stampare documenti, bolle eccetera eccetera. In questo caso apriamo il reader. L'ho usata proprio stamattina che un partner mi chiedeva un'informazione sulla possibilità di fare un upgrade on field di una stampante ZT 410 con la parte RFID, quindi sono andato a verificarmi sull'accessory guide su questo documento, ho trovato l'informazione che serviva e mi sono salvato il file. A questo punto, volendo, possiamo fare una stampa. Mi chiede, la stampante giustamente dovrei anche accenderla, benissimo, eccola qua, ok, benissimo. A questo punto Andrea si vede e riesce a mostrare. Allora, dovrei condividere, vediamo. Rifaccio ripartire il controllo remoto.
Eccolo qua, stavo mostrando appunto il file PDF. In questo caso io non stampo tutte le pagine, stampiamo solo quello che ci serve, la prima pagina. Facciamo stampa. Sì, dovresti riabilitare la camera se vuoi farlo vedere, ma... Sì, beh, ora adesso dovreste sentire anche il rumore in background. E comunque, questa qua è il foglio stampato con la ZT400 Part Catalog. Bene, altre cose che mi sono segnato. Vediamo di mettere full screen. Ok. Bene, altre cose che mi sono segnato da mostrare, appunto, abbiamo visto un po' di quello che sono le periferiche, abbiamo visto come utilizzare uno scanner, abbiamo visto come in questo caso utilizzare la stampante, le cuffie sono collegate con il jack 3,5, 3.5 mouse tastiera, USB storage, ecco questa è un'altra cosa che ovviamente può essere utilizzata, quindi si accede in questo caso a file, proprio come fate sul dispositivo mobile, vedete qui in basso, in questo caso io ne ho due collegate, due unità, una da 64 giga e un'altra, che possiamo ovviamente utilizzare. Ecco, parlando di periferiche, una cosa interessante era l'USB Host Manager, no? Di cui abbiamo parlato prima, che è questa interfaccia che vi permette di abilitare e disabilitare, ovviamente a livello di amministratore, l'utilizzo di tutte le periferiche. Quindi se io apro questo applicativo, giusto per mostrarvi come funziona, vediamo, l'apro tutto schermo così lo vediamo un po' più in grande. Ecco, vedete, questo è tutto quello che è collegato in questo momento sulla mia docking station, sulla mia Workstation Connect. Ovviamente alcune cose tipo il dongle USB della Logitech ha più parti sotto, quindi la vedete replicata, ma ad esempio qui c'è la pistola, la DS2278, che vediamo come Symbol Technologies, che viene riconosciuta come Symbol Technology, piuttosto che in basso vedete tutta la parte dell'HDMI, quindi della parte di display, piuttosto che la Kingston, che è la porta USB, che è la chiavetta USB. A questo punto si possono aggiungere delle regole. Di default, come dicevamo, tutte sono collegate. Però aggiungendo delle regole che adesso non vado a fare perché altrimenti mi chiude qualche connettività sulle varie porte, però ecco, in questo le ho chiarate prima, vedete, se ho permesso l'utilizzo di questa periferica, vendoli di 6127, 6121 eccetera eccetera, che corrispondono poi, se andiamo a vedere sulle periferiche connesse, vediamo ecco, la 6127 ad esempio è il Lenovo USB receiver, il vendor ID è Lenovo, eccetera eccetera. Quindi c'è la possibilità di andare a configurare quelle che sono le varie periferiche. E questo appunto a livello di sicurezza permette di andare a prevenire eventuali accessi unauthorized sul nostro Cradle. Bene, poi altre applicazioni che mi era aperto qui, vabbè, il push to talk, che lo stiamo vedendo sempre più spesso all'interno dei punti vendita, o comunque laddove c'è un numero di operatori tale per cui è necessario metterlo in comunicazione. In questo caso io ho un paio di dispositivi, uno qui è Andrea, giusto? iPhone AS, sì, Andrea, vedi qua è dove c'è Andrea localizzato. Io adesso in questo momento sono a Venezia, sono qui circa Mestre, e quindi ecco una possibilità è quello di poter utilizzare il push to talk anche in modalità desktop, quindi mi dovesse arrivare una chiamata o magari devo che ne so, mandare un messaggio, posso scrivere qua un messaggio ad Andrea e scriverlo utilizzando una tastiera e magari non la modalità mobile, quindi con il dispositivo, così come magari sfruttando le cuffie collegate posso andare a mandare un messaggio, una comunicazione audio.
In questo caso non ho collegato anche la parte voice, ma volendo si potrebbe appunto utilizzare anche in modalità di comunicazione VoIP il dispositivo. Bene, un'altra cosa che si può fare è quella di poter eventualmente lanciare un'applicazione, fare un PowerPoint o un PDF e fare una presentazione dello stesso. Io qui mi ero preparato una presentazione, vediamo se la trovo, pare che fosse questa. Ok, qui è sul mio... Eccola qua, appunto la Workstation Connect, che vedete potevamo fare la presentazione anche direttamente condividendo lo schermo. Poi visto scusate, è andato giù il controllo remoto, visto comunque anche il timeout, che ogni 10 minuti circa il controllo remoto mi chiede conferma, e se gli do conferma viene chiuso, abbiamo preferito farlo attraverso il laptop. Comunque sì, c'è la possibilità anche di utilizzare ovviamente il PowerPoint, tutta la console Office 365 in questo caso. Eccoci qua, quindi presentazione, mettiamo in full screen, quindi proprio davvero l'esperienza è molto simile a quella che utilizziamo sul nostro PC. Ecco, vedete che è un po' sgranata perché appunto passando attraverso il controllo remoto e la banda, insomma un po' si sgrana, però ecco, ci interessava farvi vedere l'esperienza che può essere fatta con la Workstation Connect. Bene, a questo punto non so se ci sono, Andrea, sì. delle domande, allora, secondo me delle cose particolari. Sì, valeva la pena secondo me far vedere un attimo la parte di configurazione lato Cloud DNA, sì. Quindi cosa si potrebbe fare, perché questo ci permette di rispondere alla domanda che ci è arrivata. In questo caso la domanda è se è possibile sullo schermo desktop, se è possibile gestirlo tramite l'Enterprise Home Screen. Allora, diciamo che da quello che so non è attualmente gestito tramite l'Enterprise Home Screen, ma anche perché non c'è la necessità, nel senso che tutte le configurazioni che posso andare a fare attraverso un MDM, diciamo, o comunque che posso fare sul file di configurazione del Workstation Cradle, mi permettono di bloccare a tutti gli effetti l'utilizzo della workstation. Quindi io posso far sì che l'operatore abbia solo 2 icone e che possa utilizzare solo quelle 2 applicazioni. Okay? Quindi a tutti gli effetti diventa, diciamo, lo stesso utilizzo che faccio dell'Enterprise Home Screen. Quindi in questo caso Matteo ha lasciato, diciamo, il desktop libero, quindi può aggiungere applicazioni, può aggiungere shortcut, può lanciare app e quant'altro. Si può anche evitare, appunto, ovviamente, quindi bloccare tramite file di configurazione l'utilizzo a solo un'applicazione. Addirittura un'altra cosa interessante, posso far sì che quando vado a posizionare il mio dispositivo all'interno della Workstation Cradle parta in automatico un'unica applicazione, addirittura a schermo intero sulla parte desktop, e quindi la posso bloccare in quella condizione. Quindi, diciamo, diventa a tutti gli effetti un modo per chioscare anche la parte desktop. Sì, nel frattempo, Andrea, io stavo mostrando quelle che sono le possibili configurazioni della Workstation Connect. Vediamo se riusciamo agilmente a mostrarle. Configurazioni che possono essere fatte appunto attraverso l'MDM, perché questo applicativo offre la configurazione gestita, che adesso andiamo anche a vedere, eccola qua. Quindi mi permette di scegliere dalle cose più semplici, tipo l'orientation. Di default, devo dire, come ha detto Andrea, non ci sono configurazioni importanti da fare. C'è già l'automatica, c'è già il desktop orientation automatico, la resolution, il size mode automatico, quindi devo dire che già inserendo il terminale, ovviamente con la Workstation app attiva su un dispositivo che è ovviamente di tipo enterprise, già da sé va abbastanza va bene, insomma. Poi è chiaro che possono essere fatte delle configurazioni, quelle che diceva Andrea, l'application behaviors, no? Sono queste, quindi la possibilità di decidere
se una o più applicazioni devono partire in automatico, eventualmente inserire il package name e l'activity name, ed eventualmente andare a dire se voglio che parta quando è on docking, quindi quando inserisco il terminale nel cradle, piuttosto se quando lo tolgo dal cradle. Posso anche magari andare a decidere di on docking di far partire delle applicazioni, quindi magari fare il launch di un'applicazione, piuttosto che magari nel on docking, quindi quando tolgo il terminale potrei anche andare a dire magari che ne so, stoppa una particolare applicazione. Poi ce ne sono tante altre di configurazione. Una di queste è il dimming, no, che mi permette di avere il dispositivo spento, tra virgolette, con lo schermo spento, quindi di fatto non viene mostrato nulla sul display, ma è tutto mostrato sul secondary screen, in questo caso sul monitor. Quindi, per rispondere un pochino alla domanda, abbiamo la possibilità di configurare l'applicazione da un punto di vista lato MDM, e quindi insomma con pochi clic andare a decidere il comportamento dell'applicazione e quindi della soluzione Workstation Connect. Esatto. Un'altra domanda è se la Workstation Cradle è configurabile tramite comandi MX, Intent o MDK. E direi che appunto la configurazione della Workstation Cradle, quindi del comportamento del device quando viene inserito nella Workstation Cradle, lo si può fare appunto tramite file di configurazione o appunto tramite l'MDM, quindi la gestione appunto tramite l'MDM. Quindi vado a definire quali sono i comportamenti che deve avere il mio dispositivo e poi ovviamente posso replicare questa configurazione su tutti i device. Esatto, è esportabile appunto attraverso un file che poi viene deployato su tutti i terminali. Beh, non so se ci sono altre domande o curiosità su cosa si può fare. Comunque, ecco, quello che, nonostante i problemi tecnici che abbiamo avuto oggi, si voleva mostrare era appunto che l'usabilità è molto simile a quello che avviene oggi con un PC o un laptop in maniera desktop, quindi davvero si può fare tutto quello che normalmente facciamo con un PC, senza ovviamente avere un PC, quindi utilizzando il dispositivo che già abbiamo nei magazzini e punti vendita, e con un cradle. Di fatto questa è una soluzione do more with less, quindi con poco di più, quindi con questo cradle, chiamiamolo intelligente, perché ha queste 4 porte USB, porta HDMI, eccetera eccetera, mi permette di andare a sfruttare il potenziale di un terminale Android che non serve magari più solo alla lettura di un barcode, all'emissione di una quantità, ma mi permette appunto una desktop experience con tutto quello che appunto apporta i vantaggi di lavorare su uno schermo più grande, in una modalità desktop, comodamente seduto su una sedia con le mie periferiche collegate. Esatto. Quindi poi farò follow up, vi metterò tutte le informazioni, quali sono i dispositivi che attualmente supportano appunto la Workstation Cradle, quindi quali sono i device che hanno questo accessorio disponibile, e vi manderò appunto anche il link alla documentazione, quindi se serve approfondire quali sono, no, le varie configurazioni che possiamo fare, c'è un documento dedicato che ne parla, quindi vi condividerò tutto quello che può servire appunto per capirne di più sulla configurabilità. Magari attendiamo ancora qualche minuto, giusto per vedere se c'è qualche altra domanda. Come abbiamo visto in questo caso, ovviamente la gestione l'abbiamo fatta tramite il nostro Zebra Cloud DNA, il nostro MDM, ovviamente la stessa identica cosa la si può fare anche con gli MDM più diffusi, quindi questo non dipende, appunto, non è legato allo Zebra Cloud DNA, la configurabilità della Workstation Cradle, ma si può fare su tramite qualunque MDM. Sì, la cosa interessante di questo MDM, giusto per rimanere un attimo nel tema, è la possibilità che io posso come utente scegliere se collegarmi a un dispositivo sulla parte mobile, quindi mostrando quello che vedrei sul
sul terminale, piuttosto che andare a scegliere il controllo, di fare un controllo remoto sulla parte desktop, no? Quindi se il dispositivo è nel cradle, posso scegliere di andare a vedere, come abbiamo fatto oggi, quello che è appunto che state vedendo adesso, che è sulla parte desktop. Esatto, questo è sicuramente un plus per quanto riguarda la manutenzione, quindi se ricevo una chiamata dall'operatore che ha problemi, diciamo, con la workstation o deve configurare la parte workstation, posso collegarmi direttamente remoto su quello che effettivamente sta vedendo l'operatore. Esatto, questa è una feature che attualmente abbiamo sul nostro CloudNA, probabilmente la implementeranno anche su altri MDM, però attualmente è disponibile solo su CloudNA. Magari vale la pena, Andrea, ricordare, lo abbiamo detto prima nella presentazione, però vale la pena ricordare che l'utilizzo dell'applicazione Workstation Connect, che si trova anche sul Play Store piuttosto che sul nostro sito, è gratuito, quindi non c'è una licenza da pagare, se non appunto l'aggiornamento alla licenza Enterprise della Mobility DNA per quei terminali value tier, ovvero nel nostro caso dei terminali full touch parliamo del TC21, 26 e delle T40, 45, che invece appunto necessitano di fare l'upgrade alla versione Enterprise. Eventualmente, per chi fosse interessato a fare dei test, potete contattare appunto il vostro sales engineer di riferimento per potervi attivare questa licenza Enterprise, magari in versione trial per qualche mese, settimana/mese, in modo da poter mostrare ai vostri clienti tutto il potenziale di questa soluzione. Esatto, magari anche a questo punto lo evidenzierò anche sulle mail di follow up, giusto per essere appunto allineati, così da evitare equivoci. Ok, io non vedo altre domande, quindi intanto ringrazio Matteo per la presentazione di oggi, spero sia stata appunto interessante, trattandosi di un prodotto nuovo, di una soluzione nuova che però possiamo applicare già, no, a degli installati dei nostri terminali, spero appunto sia stato un qualcosa di interessante per voi, e ovviamente rimaniamo a disposizione per qualunque chiarimento, quindi se servono approfondimenti, se serve qualche chiarimento, contattateci pure e appunto siamo a disposizione. Quindi grazie a tutti per il webinar di oggi, grazie Matteo, e grazie a breve riceverete appunto anche gli inviti per i webinar di aprile. Grazie a tutti. Grazie Matteo, grazie a tutti. Ciao. Ciao Alberto, grazie. Ciao. Ciao Alberto. Ciao.